Togliamo la musica, se no... Sì, togliamo, dai Giulio, togliamo la musica. Allora, teaser del Perrault 200 iX. Allora, abbiamo un amplificatore che viene dalla Nuova Zelanda. Ma il teaser non lo facciamo? No, non lo facciamo perché lo facciamo fare a qualcuno che è più bravo. Ok. It's all black, it's powerful, and it's from New Zealand. It's also green, Or pink? Or yellow. or any colour of your heart's desire. The all-new 200iX from Perot. Power, performance, personality, Perot. Dunque, amplificatore, avete visto che bello il teaser? Bravi, eh? Giulio, Vabbè. guardiamo in camera perché ci hanno detto Che non guardiamo in camera, va o bene, quella o quell'altra. va bene. Ok? Allora, teaser fatto da professionisti che pone, no, loro, i neozelandesi, che pone in evidenza la, diciamo così, caratteristica principale di questo Perrault, che è il colore. Loro hanno insistito molto su questa faccenda del colore, dell'amplificatore colorato, quindi lo si può avere in una, diciamo, amplissima varietà di colori. Poi, se proprio uno lo vuole personalizzato, glielo può anche chiedere del colore RAL che uno vuole. Però facciamo un piccolo cenno storico, se sei d'accordo, alla Perrault. Io Assolutamente. ricordo quando ero piccolo le prime accoppiate di pre e finali Perrault che erano molto molto ambite, no? Dunque, è un marchio che, se non ricordo male, però potrei sbagliarmi, opera dall'inizio degli anni '80, con un diciamo, proprietario progettista che poi ha ceduto il marchio in tempi relativamente più recenti, però hanno sempre mantenuto la loro impostazione. Impostazione che peraltro, va detto, è un'impostazione molto seriosa, perché io sono abituato a ricordare dei Perrault estremamente Dal sobri. punto di vista estetico, questo diciamo un po' mantiene quel feeling, ma si è estremamente evoluto rispetto a quei pannelli dei finali, soprattutto, che erano completamente silver con una banda nera sotto e lì già erano fissati per i MOSFET. Poi dopo vedremo, questo è un amplificatore integrato molto potente a MOSFET, e quindi hanno mantenuto quel tipo di filosofia circuitaria. Sì, infatti il progettista era, diciamo così, proprio centrato, fissato su questi dispositivi attivi, e quindi tutta la progettazione Perrault è sempre stata fatta utilizzando questo tipo di componente attivo. E la cosa, secondo me, interessante di questo prodotto è che in qualche maniera prova un po' a scardinare quella filosofia della Perrault, quella che abbiamo descritto. Quindi lo fa innanzitutto dal punto di vista estetico con questa botta di colore. Poi, come dire, dando una sorta di, chiamiamola così, tocco di modernità rispetto alle dotazioni. Tra l'altro il display mi piace perché mi ricorda un po' Pac-Man come lettere. Non lo so se a te fa la stessa impressione, È vero. ma mi piace da morire questo Allora, lettere. è un bel display OLED e allora, sembrerebbe bianco e nero, per voi che ci guardate sicuramente sembrerà bianco e nero, in Ma realtà invece- è nero e un tenuissimo azzurrino Perché bluettino. si può regolare. Perché si può regolare, qua si può regolare tutto, poi dopo lo vediamo, qua si può regolare veramente tutto, è una cosa pazzesca. E allora, connessione Bluetooth con l'antennina sul posteriore per fare lo streaming dal telefonino, ovviamente l'ingresso USB e un ottimo ingresso fono MM-MC, una quantità di ingressi analogici sia in formato bilanciato che in formato sbilanciato, Un'uscita cuffia qui. un'uscita cuffia, esattamente, e un sistema di comando con Un'app meravigliosa. un'app E poi fantastica. faremo Sì, vedere. faremo vedere qualche schermata. Graficamente devo dire è proprio veramente bella. innovativa. C'è un pensiero dietro. Poi ovviamente per chi vuole c'è il classico telecomandone, anche
bello, però quello con 1000 bottoni che serve a comandare il lettore di CD e tante altre cose, per cui alla fine risulta molto più piacevole utilizzare Non l'app. so se ci fai caso, Giulio, oramai il telecomando sta scomparendo sempre di più. Ma per fortuna, perché poi è un oggetto che lo devi cercare, non ti ricordi dove l'hai messo. In fondo il telefonino con il quale campi e fai tutto, lo sai perfettamente, lo prendi. Lo prendi e E comandi. poi la cosa interessante è che se devi fare streaming tipo con M-Connect o con Roon è lo stesso oggetto, cioè non devi avere il telecomando e il telefonino. Diverse. Sono Quindi app devi fare- diverse, però, swipe. E, dunque, amplificatore peraltro muscoloso, 230 watt. Sì, sì, quindi insomma problemi di pilotaggio. È polarizzato in modo particolare perché è sempre piuttosto calduccio. Sempre piuttosto Direi che calduccio. la parte bassa Esatto. probabilmente sì, ha una corrente polarizzazione alta. Lo descriviamo meglio una volta che avremo Aperto il cofano, così vediamo dentro che cosa c'è. Caro Giulio, la prima cosa che balza all'occhio non è il trasformatore toroidale grande, i condensatori, è tutto bellissimo, ma prima di tutto notiamo come il cavo di uscita, il positivo dall'amplificatore di potenza, va direttamente alla boccola d'uscita. Qualcuno dirà, beh, che c'è di strano? C'è di strano, perché normalmente gli amplificatori interpongono un relay. Questo relay serve proprio come protezione per i diffusori. Nel caso di questo amplificatore però c'è una protezione totalmente elettronica, quindi che non viene fatta attraverso l'interruzione, quindi il passaggio per i contatti di un relay, ma viene fatta attraverso un'interruzione dell'alimentazione e che ha il minore impatto sulla qualità del segnale. Un'altra cosa che mi piace tantissimo sono le 3 barrette di rame positivo, massa, negativo, che trasferiscono l'alimentazione dalla board di alimentazione con i condensatori di filtro alle sezioni finali. Notare quest'altra splendida chicchetta che è invece il negativo a stella delle 2 connessioni degli altoparlanti, anch'essa fatta con questa L in rame. Dunque passiamo al trasformatore toroidale che sarà 500 VA, è davvero enorme, difficilmente capita di vedere un trasformatore così grosso in un amplificatore integrato. 4 condensatori di filtro per ogni canale, la tensione di alimentazione, vista anche la potenza, non può essere meno di una 65 di volt per ramo, infatti i condensatori elettrolitici sono da 6800 microfarad l'uno, 100 volt. Le sezioni MOSFET di uscita sono 4, 1, 2 e queste qua sotto che non si vedono. Questo è il circuito di pre-driver. Il circuito driver è alimentato a parte attraverso un'alimentazione stabilizzata e che si trova qui. Qui sotto ci sono degli elementi attivi che servono per fare sia il ramo dei pre-driver sia l'alimentazione del DAC, della sezione digitale e della sezione di preamplificazione. A proposito di sezione DAC, ecco il nostro carissimo e conosciutissimo Sabre 9038. Qui stiamo su 2 piani o 2 strati. Sotto c'è la parte di ingressi, infatti corrisponde con tutti gli ingressi, a parte questo AS EBU che è riportato attraverso un cavetto. Facciamo vedere anche gli ulteriori ponti raddrizzatori, che sono 1, 2 e un terzo sta qui, perché il trasformatore toroidale, oltre a avere l'alimentazione solamente per i finali, poi ha tutta una serie di stabilizzazioni completamente separate a partire dal ponte raddrizzatore. Qui dietro c'è il circuito che gestisce il pannello frontale e il display. E poi che cosa dire? Io difficilmente ho visto una costruzione così accurata. È anche molto bello il circuito stampato che è ritagliato su misura rispetto al trasformatore toroidale. Eccolo qua. Una costruzione che si può definire come una costruzione high-end, sinceramente. Difficilmente ho visto un integrato
costruito in questo modo. C'è da dire poi un'ultimissima cosa che riguarda la possibilità di diminuire diciamo l'intervento della protezione sui diffusori, se si è certi che i diffusori hanno un'impedenza molto bassa, quindi diciamo si intorpidisce un po' il circuito di protezione, in modo che anche in presenza di impedenze molto basse e di correnti molto forti non intervenga. Questo però si paga in termini di potenza d'uscita, che da 200 watt circa passa a 100. Chiaramente l'unico, diciamo, difetto, se di difetto si può parlare di protezioni elettroniche, è proprio quello che bisogna diciamo saperle gestire. Una protezione normale entra e basta in caso di cortocircuito, di sovrattensioni. Queste qui, che sono estremamente sofisticate, hanno chiaramente dei parametri fissi che vanno personalizzati in modo da far funzionare il prodotto nel migliore dei modi con qualsiasi carico. Quindi io lo promuovo assolutamente a pieni voti, e se dovessi fare un amplificatore integrato probabilmente cercherei di copiare questo. Allora, caro Giulio, questo è il Perro 200 iX. bel prodotto. Bel prodotto, Sì. però per parlarne utilizzerò la fantastica app Funziona pure. e funziona benissimo. Allora, sì, Perro 200 iX, che abbiamo ascoltato abbastanza a lungo. Forse l'unico rammarico, non abbastanza lungo da farlo rodare completamente, perché comunque ha avuto una evoluzione notevolissima. Io non so se è una cosa che, come dire, accade molto con i MOSFET, però qui effettivamente il rodaggio è stato, come dire, un passaggio assolutamente doveroso. Sì, beh, forse era proprio nuovo, e quindi poi i MOSFET non mi viene da dire particolarmente di più o di meno rispetto ai transistor, anche perché, come ripeto, siccome la corrente di riposo è alta, questo scalda, quindi lavora, la temperatura della giunzione è alta, comunque più suona e più va Più bene. suona, Esatto. e meglio è. Dunque, lo stiamo utilizzando in questo momento con l'ingresso fono che è regolabile sia per MC che per MM. Ecco, piccolo appunto, su una macchina così sofisticata mi sarebbe piaciuto che ci fosse la possibilità di regolare il carico, cosa che qui non c'è. Cioè, varia il guadagno, MC, evidentemente quello MC guadagna di più rispetto a quello MM, però insomma diciamo che da questo punto di vista l'ascolto è estremamente gratificante. Lo stiamo facendo con il giradischi New Horizon 301 che avevamo provato tempo addietro e che è rimasto qui. Il suono è bello, è aggraziato, è dolce, accompagna l'ascolto, ecco. Allora, a me fa pensare istintivamente a una macchina di grossa cilindrata, sai quei 5000 Yammer. No, io immagino un macchinone tipo una Cadillac, un macchinone con una grande riserva di potenza, per cui tu non hai mai la sensazione, questo amplificatore, di come dire, starlo facendo lavorare in un regime. Questo assolutamente, è come se niente fosse. Come se niente fosse. Volume sì, poi però sì. ti rendi conto che effettivamente la pressione c'è. Però Sì. sembra sempre che non gli stai chiedendo assolutamente Sì. nulla. Poi è strano perché è piccolino, no? Non è quegli amplificatori No. grandi da cui ti aspetteresti 200 watt, invece 200 watt ce la sono reali. Sì, assolutamente. E tra l'altro di questo esiste anche un fratello maggiore che si chiama 300iX, che è più alto, più grosso e ha ancora più potenza. E questo io ci metterei anche delle casse, diciamo, da pavimento piuttosto, diciamo, generose. Piuttosto generose. Dunque, va detto che le piccole Vivid Kaya Floor Standard che abbiamo qui non sono esattamente un carico proprio tenero, quindi diciamo, farli tirar fuori la loro gamma bassa, che effettivamente c'è, e non è un'impresa proprio Assolutamente per tutti. facile, Ecco, certo. qui esce fuori un bellissimo basso articolato, frenato, con tanta grazia, tanto dettaglio, quindi insomma il suo lavoro lo fa. Per
Perplessità. Perplessità forse sono relative, per quel che mi riguarda, Sì. alla sezione DAC, non perché funzioni male, ma perché stiamo parlando di un Sabre, adesso non mi ricordo, 90-28 probabilmente, dopo lo verifichiamo. Però stiamo parlando di una di quelle macchine, diciamo, che ha un'amplissima possibilità di configurazione. Quindi ci sono, sia per il DSD che per il PCM, diversi filtri di uscita. Ci va lavorato un po' sopra. Ecco, bisogna lavorarci un pochettino sopra, perché poi con qualche traccia, con qualche disco mi sono trovato bene con il filtro Brickwall, con altri dischi mi sono, insomma, ecco, la classica. La coperta quella è, però, insomma. Esatto. Comunque, detto questo, come DAC, diciamo così, di primo equipaggiamento di una macchina con un DAC integrato, secondo me ci È siamo. un'eccellenza. Niente, direi che grosso modo queste sono le connotazioni. Macchina, diciamo, interessante dal punto di vista, ripeto, l'abbiamo detto nell'introduzione, del target. Una macchina tuttofare, una macchina forse non in questa versione molto austera, nera, ma io me la immagino con gli altri colori, quelli più accesi, che può stare in un salotto, può essere, come posso dire, divertente da guardare e che sa fare tante cose, che sa gestire tanti ingressi. Quindi E mi suona sembra anche bene. un prodotto interessante, bello, visivamente bello. Quindi bene così. Grazie e alle prossime.